io sono invaso dai pomodorini, non so più come farli, ho fatto i vasetti, ho fatto le salse, le conserve. Vi faccio vedere una ricetta che io faccio in questo periodo anche per farli fuori, però la mettete a tavola, scappate, davvero, guardate, vi mangiano le braccia. 2 ingredienti, pane, pomodorini, un po' d'olio, un po' di condimento, e si fa in 3 minuti, ma non chiamatela panzanella, perché sennò succede un casino, è un'altra cosa. Si fa tutto con una padella, una sola, non si sporca niente. Allora, padella d'alluminio, di ferro, quella che volete. Quando si usa l'alluminio o il ferro, anche se è per alimenti come in questo caso, ricordate sempre di fare questa cosa. Un goccino di olio, poco, olio di semi è meglio ancora, adesso avevo qui quello d'oliva, e poi si pulisce, perché la padella, stando lì le ore dentro nell'armadio, anche se è per alimenti, un minimo di ossido lo caccia fuori, quindi bisogna tirarglielo via, così noi per un po' di ore siamo a posto. Vedete? Questo è ossido d'alluminio, lo fa anche il ferro, questo va tirato via. Allora, ci serve uno spicchio d'aglio grosso, intero. Se poi volete metterne 2, mettetene 2, volete metterne 3, mettetene 3, 10, mettetene 10. Ecco qua, lo pulite, leggermente schiacciato, appena appena, fategli qualche crepa, dentro nella padella. Allora, padella, olio, e facciamo sfrigolare per qualche secondo, sentite, quando fa quel rumorino qui è già quasi pronto, però ricordatevi di mettere sempre l'aglio all'inizio, perché così ora che si scalda si dilata un po' e rilascia di più il suo bel profumino. Allora, io stamattina ho fatto questa bella pagnottella qua, ho usato un po' di farina integrale e un po' di farina di semola, semola rimacinata, però vabbè, compratelo. Se poi avete il pane il giorno prima, meglio ancora, molto meglio, l'importante è che sia un pane bello rustico, e lo taglio a cubettoni. Come suona bene? Questo è un pane davvero facile da fare, io vi pubblicherò la ricetta nei prossimi giorni, anche perché si fa davvero in un paio d'ore, molto semplice. Ecco, facciamo dei bei cubettoni, vedete, belli grossi, non abbiate paura. Deve essere un pane rustico però, non fatemi questa ricetta con il pan carré, perché anzi il pan carré prendetelo e lo buttate via, ecco, glielo date alle galline e non compratelo più. Ecco, vedete, dei bei pezzettoni, questo è ancora caldo questo pane, se era duro del giorno prima era ancora meglio, questo me lo mangio io. Dentro i miei pezzettoni di pane nell'olio e nell'aglio, ricordatevi che avete dentro l'aglio, perché dopo ci dobbiamo fare una cosina particolare. Via, fuoco a manetta e lo facciamo rosolare. Tagliate i pomodori a metà, vedete questi non sono molto rossi, qua siamo sotto le Alpi, per fare un pomodoro rosso ci vuole un miracolo, e tagliateli tutti quanti a metà, va bene anche i datterini, i perini, basta che siano piccoli, tagliati solo a metà. Per tagliare i pomodorini usate i coltelli, questi qui con le corna, che hanno la sega, questi qui sono fatti in acciaio speciale che non si rovina quando tagliate gli agrumi, i pomodori, o se no usate quello che c'è, però non usate il coltello quello bello della festa, perché dopo un minuto taglia più. Ecco, guardate il pane, vedete, quando comincia a rosolare così è pronto. Se volete potete lasciarlo anche su di più, però a me piace così. Gli mettiamo solo un pochino di sale, poco, perché il pane è già salato, e tiriamo via dal fuoco. Ci teniamo da parte il nostro pane, perché la padella noi la dobbiamo usare ancora, così non ne sporchiamo un'altra. Ricordatevi di tenere lo spicchietto d'aglio nella padella, che lo usiamo ancora, e questo me lo mangio io. Pomodori tagliati, allora li mettiamo in una ciotolina oppure direttamente nella padella, però forse nella ciotolina è meglio, perché se hanno dell'acqua in eccesso la lasciano lì, così nel frattempo noi prepariamo ancora la padella. Guardate quanti, ma sono a fine del mondo, leggermente asprini, questi che mi piacciono da matti. Allora, stessa padella, stesso aglio, un goccino di olio nuovo, non tanto perché dopo glielo mettiamo su a crudo alla fine. Specchiettino dell'aglio, fategli del male, dovete trattarlo malamente. Se volete, se no tiratelo via, fate come preferite. Se volete, qua ci sta benissimo un peperoncino, io non ce lo metto perché mio figlio non gli piace, però voglio che si senta l'aglio e quindi faccio sto lavoro qua. Però ripeto, se volete potete tirarlo via e basta. E adesso musica. Ci mettiamo un po' di sale, possiamo metterlo anche subito senza problemi, senza esagerare che il sale manda sulla pressione. Un po' di pepe, peperoncino, ripeto, se volete lo mettete, se non volete non lo mettete. 4 salti in padella, via. Deve cuocere 3 minuti circa. Guardate, farà subito una bella puccettina, non mettetemi dentro il vino bianco qui, il limone, l'acqua minerale, non mettete niente, devono essere cotti il meno possibile, appena fanno la puccetta via, 3 minuti. Guardate che roba,
sempre più puccetta, la pelle dei pomodori comincia a staccarsi. Questi sono pronti. Adesso noi gli mettiamo del basilico fresco, eccolo qui, profumo aereo, basilichino bello fresco spezzato con le mani, non tagliatemelo con il coltello, con la forbice, con le mani, una giratina, una saltatina e siamo pronti. Allora, un bel piatto grande, ci mettete dentro i pomodori senza tante storie, questo è un piatto rustico, non ha bisogno di tanti ricamini, tutto in mezzo, versatelo senza paura. Ecco, sopra poi ci mettiamo in ordine sparso i nostri bei pezzettoni di pane, ma senza tante storie, e via. Io vi garantisco che questo piattone qui lo mettete in mezzo al tavolo e cioè dovete scappare, dovete fuggire in un altro pianeta, guarda che roba, ma non è finita. Un po' di basilico crudo in giro, mettetene quanto ne volete, se volete ci potete mettere anche il timo, l'origano, la maggiorana, quello che vi piace, e voilà. E poi per ultimo un filo d'olio extravergine, di quello buono, poco ma buono.